Questa è una statua votiva del VI secolo a.C. È stata ritrovata a Delfi, nel tempio di Apollo, allora l'ombelico del mondo. Delfi è nella Focide, una regione della Grecia, ed è famosa perché aveva un tempio in cui una profetessa, ispirando i vapori di una fonte termale, profetizzava, vaticinava. Veniva quindi, secondo le credenze greche, ispirata dal Dio attraverso questi vapori e quindi aveva delle visioni. Da questo termine ispirare viene la parola ispirazione. Probabilmente questa statuetta è una statuetta votiva di qualche collega mio e di chiunque e di qualunque altro artista, il quale pregava Apollo di darle appunto l'ispirazione. E l'ispirazione avveniva attraverso le muse per merito di Apollo. Ora, se voi ricordate anche il Cantemi o Diva del Pelidachille, cioè anche Omero si rivolge alla musa per avere l'ispirazione. E l'ispirazione è la ricerca disperata e continua di ogni artista, sia esso un musicista, uno scrittore, uno scultore, un pittore, qualunque persona, ma persino, credo, uno scienziato, persino, credo, un ricercatore, hanno bisogno di un'idea dalla quale partire per poter arrivare al loro obiettivo, alla loro ricerca. E questa disperata ricerca dell'ispirazione è anche il dramma di ogni scrittore e di ogni artista, perché quando manca l'ispirazione c'è il famoso blocco dell'ispirazione. Nel caso degli scrittori è il blocco dello scrittore. E il blocco dello scrittore è terribile perché è quello che ha causato in realtà tanti lutti e tanti drammi. Tutti i problemi di alcolismo, di droga, tutti i suicidi della letteratura e degli artisti sono dovuti a questo fatto, alla mancanza di ispirazione. Il momento in cui qualcuno che ha avuto successo improvvisamente non ne ha più. Io la chiamo la vertigine della pagina bianca, cioè il foglio davanti a te e il vuoto. Un aneddoto divertente è che anch'io ho avuto, come tutti gli scrittori, magari sono mediocre, ma ho avuto, diciamo così, una malattia professionale, che è appunto quella della vertigine della pagina bianca. E quando l'ho avuta sono rimasto bloccato per circa 2 giorni davanti a una pagina. Poi mi ha chiamato la banca. Ero in rosso. Non so come, forse perché sono uno scrittore mediocre, ho cominciato subito a scrivere. L'occasione di riparlare della vertigine della pagina bianca è dovuta all'uscita adesso della Extended Edition del capolavoro di Kubrick che è Shining, il meraviglioso film che adesso è catalogato, che quando uscì fu catalogato fra i film più o meno mediocri, ma che oggi è addirittura il secondo film horror più visto e più importante nella classifica mondiale. L'unico che lo precede è L'Esorcista. Questa riedizione è stata restaurata e curata da Steven Spielberg, proprio perché Steven Spielberg ha appena prodotto, che è distribuito a momenti, il film che si chiama Dr. Sleep, tratto sempre da un racconto di Stephen King, che racconta la storia di Danny, il figlio di Jack Nicholson e Shelley Duvall, nel film che era il piccolo bambino che aveva la luccicanza, lo shining, diventato adulto e si ritrova con i fantasmi e gli orrori del passato. Di più non sappiamo perché il film è ancora coperto da il mistero che è tipico prima del lancio di ogni prodotto che deve creare sensazione. Ma per tornare al film, che questa volta è più lungo di circa 25 minuti dell'edizione che abbiamo tutti quanti visto, è molto importante. Le aggiunte, io ho rivisto il film e le aggiunte non sono fondamentali, sono soltanto dei passaggi, quindi non è che determinano dei grossi cambiamenti. Certo, le azioni hanno una fluidità maggiore e in questo caso proprio il montaggio crudo di Stanley Kubrick, un montaggio che si avvale di un gioco di ritmo, cioè l'idea di usare la macchina a mano, che in questo caso è una delle prime Steadicam, addirittura prima di Shining c'era stato soltanto Rocky, e quindi questa macchina stupenda, appena inventata da Garrett Brown, quindi nel 1978-79, vi ricordo che Garrett Brown ha preso 3 Oscar per le modifiche tecniche e per le invenzioni proprio della Steadicam, perché poi ha fatto la Steadicam che si può mettere su un aereo, la Steadicam che si può mettere su un'auto, quindi è un genio, diciamo così, della macchina da presa nel senso proprio tecnica. Bene, questa Steadicam è diventata famosa perché le ossessive riprese che Stanley Kubrick fa all'interno
dell'Overlook Hotel sono molto importanti in quanto modificano, come dicevo prima, il ritmo. Noi abbiamo delle sequenze di lunghissimo respiro in situazioni labirintiche che si avanzano per quasi diversi minuti di seguito, che improvvisamente vengono troncate in montaggio da un'immagine in primissimo piano che è di sangue, che è di orrore, che è di corpi straziati e che quindi produce, essendo stato fatto per la prima volta a questo livello, un effetto immediato, fortissimo, un grosso impatto sul pubblico. In più la Steadicam serve anche per un altro movimento interessante di Stanley Kubrick, che serve a dare suspense. In grandi ambienti la macchina da presa segue il personaggio a una certa distanza, poi il personaggio si ferma e la macchina si avvicina, come se fosse qualcuno che si avvicina alle sue spalle. In realtà non c'è nessuno, si avvicina fino a descriverlo, però questi secondi lunghissimi in cui la macchina si avvicina creano una tensione improvvisa, perché sappiamo che il personaggio è solo in un ambiente grande e sotto certi aspetti ignoto, perché l'Overlook Hotel, ed è questa la trovata, è chiaramente un'immensa cattedrale nel deserto. La scelta di questo albergo è una scelta molto importante. Voi pensate che tutti gli interni di questo mitico Overlook Hotel, che nella realtà non esiste soltanto il Timberline Lodge, che era la parte esterna che è stata ripresa. Tutti gli interni, secondo il maniacale senso tecnico di Stanley Kubrick, furono tutti quanti completamente ricostruiti all'interno degli EMI Studios. Quindi pensate, quegli immensi saloni, il Gold Room e tutti i corridoi, persino il labirinto del finale, ecco, persino quello è stato ricostruito nello studio. Quindi soltanto gli esterni sono questi, come ho detto, del Timberline Lodge, che sta nell'Oregon. Per il resto, anche la meravigliosa ripresa che c'è all'inizio, fatta con una delle prime Steadicam messa su un elicottero e che avanza attraverso laghi e montagne fino a questo luogo dell'albergo, è una ripresa straordinaria, che addirittura una parte di questa ripresa è stata usata per il finale di Blade Runner nella versione voluta dalla casa di produzione, che era la stessa, e che quindi usò gli spezzoni di questa famosa ripresa aerea per farci il finale di Blade Runner. Quindi, come per dire, non si butta niente. Un'altra cosa molto interessante è che tutti i personaggi che sono all'interno del film soffrono di questa sindrome claustrofobica, che però è paradossale, in quanto gli ambienti sono grandissimi, e questa è un'altra delle bravure della regia di Stanley Kubrick. Non so se vi ricordate, ma tutti i corridoi hanno o dei tappeti indiani o degli stranissimi disegni che aumentano questo senso di oppressione, questo disagio che c'è, perché ci sono queste pareti che scorrono per via della Steadicam e questo pavimento che ha losanghe, che ha disegni geometrici brutti e ossessivi che si ripetono sempre. In più l'incongruità delle intere telecamere, con questi colori estremamente accesi, quasi che non sono d'albergo ma quasi da cartone animato, conferiscono anche ancora a questo una grottesca forma tragica alle vicende che si svolgono e che sono invece in realtà efferate e crudeli. Ma ritorniamo alla storia che tutti più o meno conoscono, la riassumiamo minimamente. Il protagonista, che è uno splendido e straordinario Jack Nicholson, doveva essere in realtà Robert De Niro o Harrison Ford, ma Stephen King rifiutò questi due attori dicendo che non erano aderenti al proprio personaggio, e Stanley Kubrick scelse appunto Jack Nicholson, che è un ex insegnante che cerca di fare lo scrittore, si rifugia in questo Overlook Hotel, questo albergo isolato in mezzo alle montagne, un luogo splendido di villeggiatura, ma che in inverno ha 5-6 mesi di completo isolamento, per fare il custode e avere così il pretesto per scrivere in piena pace e in piena tranquillità. Con lui c'è la moglie, che è Shelley Duvall, e il piccolo Danny. Chiaramente questa scelta, che all'inizio sembra una scelta estremamente felice, un meraviglioso grande albergo in mezzo alle montagne, pieno di ogni ben di Dio, di ogni comfort, che ti permette di vivere 5 mesi pagato serenamente e tranquillamente facendo un lavoro in realtà molto semplice, e si tratta di accendere ogni tanto il riscaldamento nelle varie stanze e di fare delle piccole riparazioni, in realtà non è tutto quello che sembra, perché questo albergo è un albergo sotto certi aspetti maledetto. Sorge infatti sulle rovine di un antico cimitero indiano e non a caso gli arredamenti sono tutti
di nativi americani e di conseguenza portano come i segni e le tracce di quello che era stato l'albergo, quasi fossero dei segnali, degli avvertimenti. In più c'è stato un terribile fatto di sangue all'interno di questo albergo, perché il precedente custode era impazzito per la solitudine e aveva sterminato a colpi d'ascia la moglie e le 2 figliolette gemelle, e poi si era sparato. In questa atmosfera e con queste premesse, tutto ciò che è bello e che brilla improvvisamente acquista un sapore e un valore diverso. Sembra quasi una risata di scherno su tutte le cose, sembra quasi di vedere, al di là delle cose lussuose e dei bei tappeti e dei begli arredamenti, da un momento all'altro comparire qualche spettro. E infatti il piccolo Danny, che è dotato di un sesto senso, cioè la capacità di vedere, la luccicanza viene tradotto in italiano, la capacità di vedere qualcosa che gli altri non vedono e soprattutto di vedere anche i morti. In questo albergo, nella quale sono vissute tante persone per tanto tempo, è pieno di strane presenze, soprattutto quelle dell'ex custode precedente assassino. Mentre Jack Nicholson, impersonando questo scrittore, chiaramente incappa, purtroppo, nella micidiale trappola di ogni scrittore, il blocco dell'ispirazione. In realtà è un ex alcolizzato, in realtà è un mezzo fallito, in realtà a noi più o meno c'è quasi antipatico da subito, e quindi non dubitiamo che dentro questo personaggio ci sia il fallimento. Ci crediamo abbastanza facilmente, ma quello a quale non crediamo è l'improvvisa esplosione di rabbia che questa impotenza creativa determina nel personaggio. Non vado avanti oltre a spiegare tutti i passaggi, perché il film è molto noto e se qualcuno non l'ha visto vorrei che lo vedesse fino in fondo. Ma quello che voglio dire invece è che il film è anche una grande metafora. E la grande metafora è proprio l'Overlook Hotel, che io lo definisco la vita quotidiana, cioè il labirinto è labirintico, è vuoto, è quello che sarebbe la vita di tutti i giorni per una persona che non è dotata di un senso, di una capacità, di un credere in qualcosa. E Jack Nicholson nel film sembra non credere in nulla. È un egoista che si muove secondo l'umori, cercando di realizzare qualcosa al quale sembra lui stesso non credere. E proprio questa dimensione quotidiana, dell'incubo quotidiano, che è l'Overlook Hotel, con i suoi ambienti vuoti, con i lunghi corridoi, sembra talvolta la nostra vita in cui giriamo a vuoto per tanto tempo e ogni tanto, come il piccolo Danny, incontriamo degli arresti, delle paure, dei terrori. Ma fortunatamente c'è un'altra dimensione, che è quella del labirinto verde. Il labirinto verde è, secondo me, la vita spirituale. È la capacità di andare nella tua anima e di fare altri percorsi. E anche quando la vita quotidiana, come nel caso di Jack Nicholson, ti insegue, tu proprio con l'innocenza, tu proprio con la capacità creativa, tu proprio con la speranza, tu proprio con la forza in te stesso, con la tua parte migliore, puoi trovare la strada e poi sfuggire a quel destino che nell'Overlook Hotel si prepara, cioè nella vita quotidiana normale si prepara ad assalirti e forse a distruggerti, perché c'è sempre, al di là di ogni possibilità, la capacità che tu possa risolvere la cosa, possa uscire da ogni labirinto, possa avere la capacità di salvarti, e questo è un elemento fondamentale ed è molto importante. Ritornando alla Vertigine a pagina bianca, mi piace credere alla cosa che diceva Bukowski, ed è secondo me se c'hai il blocco dello scrittore, scrivi nel blocco dello scrittore. E questa mi sembra una saggissima ipotesi. In ogni modo, per finire, al di là di questo errore, con una maniera scherzosa, anch'io, scrittore mediocre, ho però le superstizioni di tutti gli scrittori, ed è la mia lettera 22. L'ho comprata la prima volta che ho potuto, va bene, permettermi con i miei primi copioni, e ci ho tenuto moltissimo. Oggi chiaramente lavoro con il computer, ma non dimentico, e come vedete ce l'ho qui presso di me sempre, la penna a biro, la mitica penna a biro con cui ho fatto tutti i miei lavori. Addirittura ne ho una collezione. Questa è la biro, la Bic normale, questa è
una Bic lussuosa, e questa è una Bic d'argento che mi hanno regalato come premio dopo tanti anni di carriera. Come vedete però è sempre una Bic, all'interno c'è una volgarissima, comunissima e meravigliosa Bic, come questa e come questa. Perché uso le Bic? Anche questa è una forma di superstizione, perché il mio primo copione l'ho scritto con una Bic, e quando la Bic è finita ho finito la risma di carta, ho finito le 300 pagine scritte a mano che erano il mio primo copione. Da allora ho sempre comprato una Bic. Quando mi sono voluto mettere la macchina da scrivere ho continuato a comprare la Bic, e ancora oggi ho il computer, la mia Fida Lettera 22, e accanto le mie Bic, perché è molto molto importante avere fiducia nei piccoli mezzi. È una superstizione, è un gioco, ma è un modo per sconfiggere la vertigine della pagina bianca. Questi sono i miei amuleti, come le aveva Simenon, che aveva 50 matite tutte appuntite messe sulla scrivania. Ogni volta scriveva con queste 50 matite. Cheever, il famoso scrittore americano, ha scritto tutti i suoi romanzi in mutande, perché il primo aveva scritto in mutande, quindi andava in questa cantina, si spogliava completamente, si metteva in mutande e scriveva il racconto, si rivestiva e tornava a casa. Camilleri, ogni volta che cominciava un racconto, si sbarbava completamente, si vestiva perfettamente e scriveva perfettamente vestito in maniera quasi elegante, esattamente come faceva Mark Twain. Moleskine, Hemingway e Chatwin erano fissati con i quadernetti Moleskine e continuavano a scrivere sempre e soltanto sui quadernetti Moleskine. Quindi quando il mio tabaccaio una volta mi chiese: senta, le devo chiedere una cosa, lei è il mio cliente da tanto tempo, sono circa 10 anni, perché viene qui e ogni tanto si fa tirar fuori tutto il mucchio delle penne Bic, le prova tutte e ne sceglie una? Sono tutte uguali, scrivono tutte. Che cosa cerca? Perché fa così? E io al tabaccaio stupido gli ho detto: cerco la Bic che abbia la storia dentro, perché lei non creda che queste Bic siano tutte uguali. Qualcuna ha dei calcoli, qualcuna ha delle ricette, qualche altra penna serve per scrivere delle lettere. Solo una ha un copione dentro. Devo cercare quella, e se la trovo ho fatto il film. A proposito di scrittori, la frase che Jack Nicholson scrive in maniera ossessiva con la macchina da scrivere, che nell'edizione italiana era "il mattino a loro in bocca", fu una traduzione curata dallo stesso Stanley Kubrick. Nella edizione estesa, questa che abbiamo visto adesso e che è l'edizione in inglese, ha la frase inglese, quella originale, che era, la leggo: "all work, no play, makes Jack a dull boy". Tanto lavoro, nessun divertimento rendono Jack un ragazzo annoiato. Ecco, è molto curioso che il regista costrinse la sua segretaria a scrivere 500 fogli, quale è l'immagine che si vede nel film, tutti con questa frase. La ragazza ci mise 2 mesi a batterli, perché Stanley Kubrick voleva che fossero scritti in modo che si vedesse la follia schizofrenica di Jack. E a proposito di maniacalità, la scena in cui Jack Nicholson parla con il barista, il famoso Lloyd, il barista degli anni 20, che solo lui vede nel bar deserto e che lo accoglie invece con un sorriso e con un modo di fare perfetto, una scena che nel film durerà 1 minuto, nelle riprese Stanley Kubrick ci mise 6 settimane, tant'è vero che l'attore che interpretava questo ruolo, che era stato chiamato per un ruolo breve, che generalmente si sarebbe risolto in 2-3 giorni massimo, dopo 6 settimane cominciava a dare da matto, esattamente come Jack Nicholson. Ma tutto questo è per raccontare un grande film in cui modestamente tutti quanti noi abbiamo attinto, e con questo vi ringrazio.